Benvenuti cari amici dell'uncinetto, anche oggi vi faccio vedere un tutorial molto semplice sicuramente, ma particolare perché andiamo ad usare un accessorio che ci faciliterà nella lavorazione. Queste cerniere vedete che hanno già dei fori e sono veramente semplici da utilizzare. Io le ho acquistate su Amazon e nel box informazioni vi metto il link proprio di queste cerniere. Possiamo adattarle a qualsiasi lavorazione. Io in questo tutorial vi farò vedere come realizzare, vedete, questo mini portamonete con questo punto molto semplice, con un punto di una variante del punto basso. Inoltre abbiamo questa decorazione, vedete, per ogni cerniera con una stellina, quindi dona veramente anche questo particolare alle nostre lavorazioni. Possiamo veramente sfruttare queste cerniere in tantissimi modi. Questo è un modo. Un altro modo è quello di fissare proprio la cerniera alle nostre borse, oltre che a lavorare in qualsiasi dimensione quello che può essere il nostro progetto. Partiamo quindi con questo tutorial dove vi faccio vedere un mini portamonete, ma vi farò vedere anche come possiamo ridurre la cerniera, perché le cerniere arrivano in una misura standard, quindi qualcuno potrebbe dire sono troppo grandi, come facciamo? Quindi possiamo anche andare a ridurre queste cerniere e nel tutorial io vi faccio vedere passo passo come possiamo fare. Detto questo, passiamo al tutorial. Come potete vedere, le cerniere arrivano in una confezione trasparente, tutte colorate. La misura che ho ordinato io è da 30 cm. Ve la faccio vedere, guardate un po' più da vicino. Hanno proprio delle stelline, quindi i fori sono a forma di stelline. E la lunghezza è 30 cm, ma c'è disponibile, ho visto, anche 40 cm. Quindi se vogliamo usarla per borse, magari per la chiusura delle borse, è chiaro che è consigliabile 40 centimetri. Se invece vogliamo semplicemente usarla anche per altri usi, anche 30 centimetri va bene. Vedete, per esempio qui l'ho tagliata, vi faccio vedere come possiamo anche adattarla alle lavorazioni. Quindi oggi vi faccio vedere una lavorazione che partirà dalla cerniera e poi vi farò vedere anche come possiamo applicarla proprio alle borse, quindi sempre sfruttando questi fori, come possiamo applicare in maniera veramente molto semplice la cerniera alle borse. Allora, come faccio io per tagliarla? Allora, qui abbiamo, vedete, i gancetti ovviamente di chiusura. La prima cosa che vado a fare è decidere quanto la voglio larga. Quindi io che cosa faccio? Misuro, guardate, dall'inizio proprio della cerniera, vedete, 15 cm. Nel mio caso, ma è chiaro che poi scegliete voi la misura che più si adatta o che preferite. E poi faccio così. Vedete un segnino in questa maniera qui. Vado poi chiaramente con una forbice a tagliare quella che è la misura. Prima di farlo, chiaramente, vedete, apro la mia cerniera in questa maniera qui, ok? Quindi giusto al centro, vedete dove ho la stellina, io ho messo qui il segno, ovviamente taglio, vedete, giusto al centro qui, in questa maniera qui, e tagliamo. Facciamo, guardate, la stessa cosa di qua, vedete, giusto al centro. Ed ecco qui che abbiamo tagliato. Ovviamente adesso non possiamo andare ad aprire facilmente e chiudere facilmente, perché se lo facessimo scappa chiaramente il cursore. Allora io vado a bloccare. Allora abbiamo due opzioni. Possiamo togliere con una pinza questi cursori, vedete, che fermano praticamente mettendoli all'estremità, quindi non fanno scappare quello che è il cursore della cerniera, oppure semplicemente io uso della colla a caldo e la vado a mettere all'estremità. Prima di mettere la colla a caldo, guardate, io con un accendino vado a fare in questa maniera qui, in modo che non si sfili, proprio leggermente, vedete, come se noi fermassimo, vedete, quello che può essere, che può sfilare. Potete farlo anche per l'inizio così e per l'inizio in questa maniera qui. E adesso con un po' di colla a caldo andiamo a metterla, vedete, qui, proprio sull'inizio qui, in questa maniera, e ci aiutiamo ovviamente così.
e la facciamo seccare. Come potete vedere fa spessore, farà spessore, crea una sorta di pallina, diciamo. E facciamo la stessa cosa di qua. Facciamo seccare bene bene. Una volta vedete che il nostro silicone si è seccato, farà, vedete, da fermo. Quindi quando andiamo a fare così, il nostro cursore non si muove, vedete? Quindi non corriamo il rischio di farlo scappare. Adesso io ho un cordino dello stesso colore di questa cerniera. Io ovviamente vi devo far vedere una lavorazione semplice in questo caso, poi se vi fa piacere che io faccia dei tutorial con vari punti per farvi vedere come possiamo fare dalla cerniera varie lavorazioni, magari me lo scrivete nei commenti e io lo faccio. Quindi adesso io inizio in questa maniera qui. Qui ho il mio cordino che sto usando di colore lilla uguale alla cerniera, e io vado ad usare il Rowan, lo Swan Rowan. Nel box informazioni sapete che trovate tutte le descrizioni per i materiali. È uncinetto 3,5. Adesso guardate, io qui ho la chiusura metallica, vedete, mi aggancio sulla prima stellina così, in questa maniera qui, e vado a caricare il filo. Ora, in base alla distanza che abbiamo tra un foro e l'altro, vedete, dobbiamo regolarci quante maglie basse andare a mettere. Mi vado ad agganciare in questa maniera, entro, vedete, nella stellina subito dopo e lavoro una maglia bassa e ne lavoro un'altra, quindi 2 maglie basse nel foro dopo, in questa maniera qui. Adesso nel prossimo lavoro una sola maglia bassa, quindi una. Nel prossimo ne lavoro 2. Quindi in base al filato dovete regolarvi con le maglie basse, perché se abbiamo un filato più sottile andiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni foro, ma se abbiamo un filato, vedete che come questo si lavora con uncinetto 3,5, è chiaro che andiamo a mettere meno maglie basse. Quindi io nel prossimo lavoro una maglia bassa, entro, vedete, nel foro. Nel prossimo 2, 1 e 2. Nel prossimo 1, nel prossimo 2. Quindi alterniamo sempre. Ed è così, vedete, che si presenta man mano la lavorazione. Quindi abbiamo lavorato 2 maglie basse, nel prossimo 1, nel prossimo 2, 1 e 2, nel prossimo 1, nel prossimo 2, e nel prossimo 1. Quindi guardate, anche di qua, come qua c'è un pochino, vedete, ci sono 2 stelline, anche qua ne lascio 2, quindi faccio in questa maniera qui e poi conto 1, 2 e 3 catenelle e vado di fronte nell'altra stellina, vedete qua, e lavoro una maglia bassa, quindi carico il filo, vedete, così, e lavoro una maglia bassa. Vado nel prossimo e ne lavoro 2, quindi 2 maglie basse, una e 2. Ed ecco, vedete, è molto simile la lavorazione a quella che abbiamo fatto con la cerniera senza fori. Con questa, con i fori, è molto più semplice. Nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo 2 maglie basse, nel prossimo una
E chiaramente andiamo a proseguire così fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo la stellina frontale con l'altra. Quando arrivo, vedete, nell'ultima stellina, quindi arrivo nell'ultima stellina, lavoro una maglia bassa, visto che qui ne ho 2, e anche qui lavoro 1, 2 e 3 catenelle e vado frontalmente, vedete, nel punto dove mi sono agganciata. Qui mi sono solo agganciata, non ho lavorato la maglia bassa, quindi entro di nuovo e lavoro la maglia bassa. E qui sul primo punto vado a lavorare una maglia bassa in questa maniera qui e metto un marcapunti, perché qui chiaramente completerò sempre la mia riga. Adesso noi, una volta che abbiamo fatto questa lavorazione, possiamo realizzare qualsiasi tipo di lavorazione per creare un portamonete, se la cerniera è più grande un borsellino, una borsetta, quindi a prescindere da quella che è la lunghezza della cerniera noi possiamo creare veramente tante cose. Adesso io qui, vedete, ho lavorato una maglia bassa, vedete dove ho il marcapunti, entro di nuovo e lavoro un'altra maglia bassa, quindi 2, salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi possiamo variare, vedete, io sto facendo una lavorazione diversa, potete farlo a maglia bassa, potete fare qualsiasi lavorazione. Quindi salto il prossimo e in quello dopo lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Salto il prossimo e in quello dopo lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. E lavoriamo così fino ad arrivare alle catenelle. Sono arrivata, vedete, nel penultimo punto dove ho lavorato 2 maglie basse, adesso salto il prossimo, qui ho la catenella, vedete, all'interno entro e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Salto un punto, in questo caso è una catenella, entro nel prossimo e lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Guardate, salto un punto che è il primo, vedete, della stellina, entro nel prossimo e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Salto un punto, in quello dopo lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Salto un punto, in quello dopo lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. E lavoriamo, vedete, in questa maniera qui fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo le 3 catenelle, qui ho le 2 maglie, salto, vedete, un punto, entro sulla prima catenella e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Salto una catenella ed entro in quella dopo, quindi 1 e 2. Saltiamo, vedete, dobbiamo saltare un altro punto, quindi saltiamo questo punto, entriamo dove abbiamo, guardate, il marcapunti, lo togliamo e chiaramente lo rimettiamo e lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. E sulla prima andiamo a mettere il marcapunti. Ecco, guardate come si presenterà il lavoro. Ovviamente il lavoro, man mano che andiamo a lavorare, andrà a fare questa lavorazione così. Come potete vedere, i fori sono abbastanza resistenti, devo dire, quindi questa prova è chiaramente promossa. Adesso noi dobbiamo solo proseguire così, salto un punto e in quello dopo lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2.
saltiamo, vedete, sempre un punto, quindi al centro, vedete, delle due lavoriamo sempre le nostre 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Di nuovo salto un punto e qui lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse. Quindi andate a proseguire un giro completo fino al marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, questo è il punto da saltare, togliamo il nostro marcapunti, salto, vedete, un punto e all'interno lavoro sempre 2 maglie basse, 1 e 2, e rimetto il marcapunti sul primo che ho lavorato. E adesso vedete, da capo salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse, salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2, salto un punto e nel prossimo lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi adesso vado a proseguire per un tot di righe finché praticamente il nostro borsellino non cresce. Questa, vedete, sarà la lavorazione un po' diversa e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quindi ragazzi, io ho proseguito per 13 righe, che nel mio caso in centimetri e con lo Swan Rowe sono circa 7,5 centimetri. Allora il punto, vedete, si presenta in questa maniera qui. Adesso vado a capovolgere, vedete, la lavorazione in questa maniera qui e vado, quindi stendiamo il lavoro e vado a cucire, vedete, ho i punti in questa maniera qui e vado a cucire. Taglio un po' di filo, ovviamente potete farlo anche con l'uncinetto, chi preferisce farlo con l'uncinetto può tranquillamente farlo con l'uncinetto. Infilo con la punta tonda, qui vedete il filo e vado frontalmente in questa maniera qui, prendendo entrambe le asole nei lati e di fronte, vedete, nei lati e di fronte, e andiamo a cucire così fino ad arrivare, vedete, alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine che abbiamo terminato la nostra cucitura, nascondiamo all'interno del lavoro il cordino. In questo caso il mio cordino si può saldare con l'accendino e quindi lo vado a saldare in questa maniera qui. Adesso ricapovolgiamo, vedete, nascondiamo eventuali fili e ricapovolgiamo di nuovo la nostra lavorazione. Una volta vedete che abbiamo capovolto il nostro borsellino, il risultato sarà questo. Ai margini, vedete, qui ovviamente è aperto. Io che cosa ho fatto? Ho messo un altro poco di colla, vedete, e li ho attaccati tra di loro, quindi entrambe le ho attaccati, vedete com'è praticamente attaccato anche il margine di qui con questa fibbietta metallica. Quindi questa parte la andiamo a inserire all'interno, potete anche dare un punto di cucitura con aghi e cotone. Ed ecco che il nostro borsellino è terminato. È una lavorazione, come avete potuto vedere, veramente molto semplice, ma queste cerniere sono particolari perché grazie ai loro fori possiamo veramente realizzare parecchie cose. In più c'è anche questa stellina molto carina che va, vedete, a rendere ancora più decorativa la nostra lavorazione. Io spero che il mini tutorial vi sia piaciuto. Nei prossimi tutorial vi farò vedere come possiamo utilizzare in vari modi chiaramente le cerniere.
Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi sia al mio canale, ma anche al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Io vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.